Al nostro ultimo speaker per questa giornata. Allora, inizierei dicendovi, io non so quale sia la vostra religione tra DC Comics e Marvel, non so quali siano i film di supereroi che guardate, i fumetti che leggete, non lo so. Però una cosa che accomuna, diciamo, tutta la categoria del supereroe è l'idea della protezione, una protezione che viene dall'alto. Ecco, oggi vi andiamo a presentare effettivamente un supereroe che però ha una peculiarità. Lui non combatte contro Joker, non c'è Harley Quinn, non c'è Thanos o chiunque possiate pensare. Combatte però contro un nemico che è più spaventoso e anche più pericoloso, che è il tempo. Bene, vi stiamo per presentare un uomo che ha fatto del soccorso e dell'adrenalina che ne consegue la sua missione, la sua ragione e la sua professione. Vi stiamo per presentare il direttore dell'Elisoccorso Piemonte ed è qui per raccontarci il percorso professionale che l'ha portato a ricoprire un ruolo così importante sul territorio e sulla nostra comunità. Perché lui, sì, è un vero supereroe, quando c'è bisogno arriva e arriva subito. Allora, vi confesso che è abbastanza imbarazzante parlare dopo tutti questi giovani, perché sono già datato e quindi faccio questo lavoro da molti anni e sono contento di poter essere qui a raccontarvelo. È un lavoro che ho iniziato molti anni fa, nel 95, e la passione per questo lavoro è nata casualmente. Una domenica mattina i miei genitori mi stavano portando a sciare, io ero piccolo, avevo 15 anni credo, e una macchina davanti a noi ha un incidente, si cappotta e io vedo questa macchina che finisce nel fossato dell'autostrada. Se non che mio papà si ferma, all'epoca non esisteva il 118, non esisteva il 112, non esisteva nulla. Per cui quando si assisteva a un incidente in autostrada, qualcuno con la macchina correva al casello, c'erano ancora i casellanti, non c'era il telepass, non c'era nulla, e si chiedeva di chiamare un'ambulanza. Quindi la mia storia nasce così. Se non che arriva dopo un bel po'. Io intanto mi ero avvicinato nel fosso, ero saltato dalla rete, mi avvicino a questa persona che aveva un brutto trauma, riusciva ancora a parlare e ho questo ricordo, nel senso che gli chiesi, non so, mi era venuto istintivo, gli chiesi come si chiamava e il numero di telefono di casa. Non chiedetemi perché a 15 anni mi era venuta questa idea, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Quindi arriva questa ambulanza con questi due omini con il camice bianco e io ad un certo punto nella mia testa dico: mi piacerebbe lavorare su un'ambulanza. Però avevo 15 anni, facevo le superiori, facevo tra l'altro una scuola in indirizzo artistico, io sono un perito fotografico, quindi non ho fatto neanche il liceo. Insomma, per farvela breve, finisco le superiori e mi iscrivo all'università e mi iscrivo a medicina, perché nel frattempo avevo iniziato a fare il volontario in Croce Rossa, perché volevo essere come uno di quei due signori con il camice bianco. Conosco un altro ragazzo che diventa volontario della Croce Rossa come me e per scherzo ci guardiamo e ci diciamo, ci iscriviamo a medicina. E quindi nasce tutto così. E volevo fare l'anestesista sull'elicottero, questo era un po' il mio sogno. Volevo comunque fare un lavoro che mi permettesse di aiutare i pazienti. Faccio tutto il mio percorso universitario, molto faticoso ovviamente, un percorso che è durato 10 anni, perché 6 anni di medicina più 4 anni di specialità, adesso la mia specialità è diventata di 5 anni, quindi un percorso di studi molto complicato. Se non che inizio a lavorare in ospedale e nel 2000 faccio il corso regionale per andare a lavorare sugli elicotteri, una cosa molto affascinante, l'elicottero è affascinante e ti mette a contatto effettivamente con la vita delle persone, la vita è veramente in senso stretto. Allora, intanto vi racconto un pochino il servizio di elisoccorso che dirigo da qualche anno
e che ovviamente abbiamo una mission, che è quella di portare soccorso a persone in pericolo di vita in qualunque tipo di ambiente. Ovviamente voglio sfatare un mito, non siamo dei supereroi, semplicemente siamo dei medici, infermieri, tecnici del soccorso alpino che hanno la passione per questo lavoro, perché per fare questo lavoro, che ha comunque un certo grado di rischio anche per noi che lo facciamo, ci va passione. Non si fa questo mestiere per altro, non si fa per notorietà, non si fa per indossare una divisa, ma perché indossare quella divisa e salire su un elicottero ha tutta una serie di risvolti anche umani che vi posso garantire non hanno nessun prezzo. Cerchiamo di garantire un'assistenza sanitaria al massimo livello che riusciamo a garantire per i nostri pazienti e ovviamente cerchiamo di portare i nostri pazienti con elicottero negli ospedali giusti. Gli ospedali ovviamente non hanno tutte le stesse risorse e quindi dobbiamo cercare di, in pochi minuti, di capire che cosa potrebbe avere il nostro paziente e di portarlo nel posto giusto. Quello è un grande successo, riuscire a inquadrare il paziente, e portarlo nel posto giusto. Abbiamo una potenza di fuoco molto alta perché in 20 minuti riusciamo a raggiungere delle zone del Piemonte molto lontane da dove partiamo, dalle nostre basi operative. 20 minuti, se ci pensate, non sono tanti. Ovviamente noi siamo sempre a integrazione delle ambulanze che arrivano comunque quasi sempre prima di noi, tranne in montagna ovviamente, perché siamo gli unici che riusciamo ad arrivare in montagna quando il tempo ce lo consente. Purtroppo ci sono delle condizioni meteorologiche che ci impediscono di fare i nostri interventi. Il vento molto forte, la neve, la scarsa visibilità. La scarsa visibilità per noi è un grosso problema. Che cosa facciamo? Facciamo un po' di tutto. Facciamo quelli che noi definiamo gli interventi primari, cioè arriviamo con il nostro elicottero come se arrivassimo con un'ambulanza. Trasferiamo pazienti da un ospedale ad un altro, magari il nostro paziente è finito in un ospedale, è stato portato in un ospedale magari con poche specialità, ma ha bisogno, non so, del neurochirurgo, del cardiochirurgo. Allora noi con l'elicottero lo andiamo a prendere nell'ospedale più piccolo e lo portiamo nell'ospedale che ha tante specialità. Quindi cerchiamo di garantirgli durante il trasporto, perché spostare i pazienti è sempre un momento molto pericoloso per loro, perché stare su un mezzo di trasporto, che può essere un'ambulanza, un elicottero, è sempre molto pericoloso. E poi ovviamente ci integriamo con le ambulanze che sono già arrivate prima di noi, a volte trasportiamo anche le equipe prelievo d'organo per i trapianti, perché ovviamente anche in questi casi la velocità, la rapidità in cui riusciamo a portare un'equipe prelievo, faccio un esempio di cuore, andare a prelevare il cuore e trapiantarlo su un paziente che è lì in attesa, vi garantisco che il fattore tempo è molto importante. Non mi voglio però focalizzare solo sulla questione del tempo, perché dietro questo lavoro c'è tanto altro, ci sono sicuramente tante emozioni. Qui c'è qualche numero, in linea generale facciamo circa 3.000 interventi l'anno, 3.200, abbiamo avuto un po' di calo negli 2 anni della pandemia, però grosso modo questo è il numero di interventi che noi facciamo. Interveniamo su tante patologie, ma sicuramente quella che la fa da padrone è il trauma, quindi gli incidenti stradali, ma non solo. Gli incidenti stradali, rispetto a quando io ho iniziato nel 2000, ormai sono più di 20 anni che faccio questo lavoro, sono cambiati, sicuramente sono diminuiti, però non dimentichiamoci che ci sono gli incidenti agricoli, che ci sono gli incidenti sul lavoro, che generano ovviamente dei traumi importanti. Quindi talvolta riusciamo a fare la differenza in termini di sopravvivenza dei nostri pazienti. Chi c'è su questi elicotteri? Probabilmente molti di voi l'avranno sentito passare, chi magari gravita in questa zona, voi che se ci sono degli studenti di questa università, l'elicottero credo che lo vediate almeno 2 volte al giorno, lo sentite.
sopra di giorno, perché noi voliamo anche di notte. Dopo vi racconto un po' la parte dell'elisoccorso notturno, che è abbastanza recente, ha 10 anni di vita quest'anno. C'è un pilota, un tecnico di volo, un medico rianimatore o un medico d'urgenza, un infermiere di area critica e un tecnico del soccorso alpino. Come vedete c'è anche l'unità cinofila da valanga, perché nel periodo invernale possiamo portare con noi anche un tecnico con il suo cane da ricerca, perché anche lì, se si riesce ad arrivare in tempi rapidi, c'è una buona probabilità di disseppellire il sepolto da una valanga in tempi rapidi e magari anche di salvargli la vita. Di notte i piloti diventano 2 e il personale sanitario è lo stesso, e da un anno a questa parte abbiamo inserito anche il soccorso alpino di notte, ma dopo vi spiegherò perché. Ovviamente l'elicottero è indispensabile nel quello che noi chiamiamo ambiente ostile. Queste sono 2 foto di un intervento vero. Questo era un paziente con un infarto che ovviamente non si poteva mettere su una barella, e quindi l'abbiamo portato via in questo modo. Un escursionista che ha avuto un infarto mentre faceva la sua bella gita in montagna, e ovviamente siamo andati a prenderlo con l'elicottero. Qui effettivamente facciamo abbastanza la differenza, perché questo paziente qui nel giro di 40 minuti è riuscito ad arrivare nell'ospedale giusto. Gli hanno disostruito le sue coronarie che si erano otturate, quindi gli avevano provocato questo infarto del cuore, e lui dopo 3 giorni è andato a casa come se non avesse avuto nulla. Tutte queste situazioni che sono molto... adesso qui vedete delle foto, sono molto affascinanti, perché vi garantisco che stare sull'elicottero è bello, affascinante, pericoloso e talvolta anche pauroso, perché anche noi abbiamo paura, ve lo posso garantire. Dopo più di 20 anni che faccio questo lavoro, quando si vola per esempio con il vento molto forte o con una forte turbolenza, con il paziente a bordo, mentre stiamo andando dal nostro paziente, 2 pensieri li facciamo, perché insomma è pur sempre un elicottero. Ancora oggi non si sa bene come faccia un elicottero a stare per aria, per cui capite che è anche talvolta pauroso per noi, ma sicuramente la passione, l'attitudine che ognuno di noi ha per stare lì sopra vince sempre. Vince in qualunque condizione, perché anche quando si ha paura, nel momento in cui ci avviciniamo al nostro paziente, riusciamo ad essere utili per lui o per lei, la paura svanisce. Non ve lo so spiegare, però la paura entra in un altro cassetto, perché in quel momento lì noi siamo fortemente concentrati sulla persona che siamo andati a prendere. Vi faccio vedere un video che vi spiega un pochino qual è la difficoltà del fare questo lavoro. Siamo in tanti a bordo, siamo 5 professionalità diverse, e queste 5 professionalità diverse devono lavorare insieme. Il pilota ha le sue necessità, il medico ha le sue necessità, l'infermiere lavora con il medico e quindi diventa complementare, ma poi abbiamo i tecnici del soccorso alpino che ci garantiscono la sicurezza. Dobbiamo creare un mix. Ho sentito con grande piacere gli interventi fatti in questo pomeriggio. Quando parlava lo chef deve mettere una serie di ingredienti affinché il suo piatto diventi bello da vedere, ma anche buono da mangiare. Noi siamo a tanti ingredienti che però devono trasformare questa situazione in un piatto bello da vedere e buono da mangiare. Io ovviamente ho fatto una metafora, ma per farvi capire che è un lavoro di squadra molto complicato. A volte non ci parliamo o ci parliamo molto poco e ci esprimiamo a sguardi. Quando siamo in grosse difficoltà, e adesso lo vedrete, questo è un intervento vero, quello col casco in mezzo sono io, è un intervento vero, e vi garantisco che
è stato molto difficile tecnicamente, ma anche difficile perché il paziente aveva un elevatissimo grado di criticità, ma eravamo in un posto brutto su cui lavorare e ovviamente avevamo anche la necessità di fare in fretta a venire via da quel posto, adesso vedrete qual è la difficoltà, per poter garantire a questo paziente il massimo che professionalmente noi eravamo in grado di dargli, di offrirgli. Come faccio a far partire il video? Vado avanti ancora? Perfetto. No, non vado avanti ancora, aspetta. Ok, c'è l'audio. Cosa devo tenere? Io lo passi a lui, Noi qui eravamo appesi ad una pianta, sotto i miei piedi c'era un vuoto di 200 metri. Okay? Io sono letteralmente, noi tutti, noi quattro siamo letteralmente appesi ad una corda. Sta arrivando l'elicottero, io ero riuscito in qualche modo a immobilizzare il paziente, mettergli un'attrezzatura che mi serviva per andare via. Qui ci sono momenti di forte ansia, nel senso che è un'ansia ovviamente costruttiva, ma è un'ansia legata al fatto che dobbiamo essere molto sicuri di quello che facciamo, perché un errore vuol dire l'incidente per noi, e l'incidente per noi vuol dire cadere, magari cadere nel vuoto. Quindi dobbiamo essere molto attenti, molto coordinati e molto concentrati su quello che facciamo. Guardate che groviglio di corde sotto le mie gambe, se vedete io sono un po' a cavalcioni, sotto le mie gambe c'è il mio paziente. Forte aria, forte flusso di aria, quell'elicottero lì sposta 6.000 kg di aria, quindi vi lascio immaginare qual è la forza di questa macchina. Io ho la responsabilità del mio paziente e devo cercare di portarlo via di lì perché in questo caso lo dovevo intubare e avevo questa unica preoccupazione. Io non ero preoccupato di, non so, cadere piuttosto che potesse succedere qualcosa dal punto di vista tecnico, ma avevo la necessità di andare via con il mio paziente. Qui c'è la fase di aggancio all'elicottero, siamo veramente appesi a un filo, come si suol dire, e adesso io e il mio paziente ce ne andiamo via e saliamo a bordo. Come vedete c'è tutta una serie di manovre coordinate che mi hanno consentito di andare via. Non siamo dei Superman ovviamente, ma facciamo il nostro lavoro di medici, di infermieri, fuori ovviamente da un ambiente che può essere protetto, come quello di un ospedale, di un pronto soccorso. Siamo un po' a volte in difficoltà oggettiva. Ok. Arrivati alla porta si entra, si sistema il paziente a bordo. In questo caso ho chiesto al pilota di andare ad atterrare in un prato sotto perché lì appeso non riuscivo a fare quello che dovevo fare, o perlomeno non riuscivo a farlo completamente, e quindi ho chiesto di portarmi nel prato sotto per poter completare la mia attività di medico rianimatore. Quindi che cos'è l'elisoccorso? L'elisoccorso è un lavoro di squadra, non si può pensare di farlo da soli. Prima abbiamo visto delle bellissimi interventi, scusami, non ricordo come ti chiami, Chiara? Arianna, scusa. Ha fatto vedere una bellissima foto in cui lei è dentro una squadra, è la squadra che vince sempre, non è il singolo, non è il dottore piuttosto che l'infermiere o il pilota che vincono, vince la squadra. Nel 2014, quindi 10 anni fa, un regolamento europeo ci ha consentito di volare anche di notte. Non si volava di notte, l'elisoccorso volava solo di giorno e volava di notte solo in alcune regioni d'Italia, per esempio la Toscana e la Sicilia, perché hanno le isole, quindi erano obbligati, siccome sulle isole non ci sono degli ospedali attrezzati, loro da sempre hanno volato di notte. Per noi la questione era molto più complicata. Siamo partiti da zero, nel senso che c'è un regolamento europeo aeronautico a cui dovevamo sottostare
c'erano delle regole molto rigide per questioni di sicurezza del volo. E quindi in Piemonte non avevamo nessun posto per atterrare di notte. 10 anni fa era d'obbligo atterrare di notte in posti illuminati. E ovviamente, dovendo fare i conti con i soldi che mancano sempre per la sanità, proprio questo pomeriggio la stampa di stamattina ha pubblicato un articolo. Ce ne sono tutti i giorni di tanti medici che vanno via dagli ospedali perché è un momento per la sanità molto complicato, e c'è sempre la questione economica. E quindi che cosa abbiamo fatto? Questa è stata una strategia a livello nazionale. C'erano i campi sportivi dove si giocano le partite di calcio. Campi sportivi, la maggior parte sono illuminati, e allora ci siamo detti con le altre regioni: perché non iniziamo ad usare questi bellissimi prati verdi con l'illuminazione? Siamo partiti in Piemonte con 0 posti per atterrare. Abbiamo fatto un lavoro di squadra, abbiamo presentato il progetto. Prima abbiamo iniziato timidamente con qualche piccolo comune, e abbiamo presentato il progetto dell'elisoccorso notturno, che comunque portava l'elicottero anche di notte ai pazienti, e abbiamo avuto una risposta inaspettata, nel senso che ricordo che avevamo iniziato a scrivere la prima lettera a 16 comuni che secondo noi erano quelli dove si andava di più di giorno, e quindi probabilmente potevano essere quelli dove si andava di più di notte. Abbiamo iniziato con 16 comuni, io ricordo di aver firmato 16 lettere. A oggi, al 18 maggio, quindi a oggi, abbiamo 228 comuni del Piemonte dove possiamo atterrare di notte, 228 aree illuminate. Perché cos'è successo? Che quando abbiamo iniziato a fare i primi voli di validazione, perché dovevamo un po' provare la rotta per arrivarci, perché l'elicottero non fa il volo strumentale di notte come l'aeroplano, noi facciamo un volo mezzo strumentale, in realtà voliamo a vista, come si suol dire, anche di notte. I nostri piloti però oggi usano i visori notturni, quelli che usano i militari, quelli che vedono gli infrarossi. È successa una cosa molto bella, che tra sindaci si sono parlati. Qualche sindaco ha invitato il sindaco del comune vicino, ci vedevano arrivare di notte con questo elicottero, le luci, eccetera, eccetera, e ricordo che nelle prime validazioni erano delle feste, perché poi alla fine c'era il rinfresco come quello che c'è qui fuori, quindi insomma c'è stata una sorta di battage pubblicitario. Ovviamente noi non usavamo i social, perché io sono troppo vecchio per usare i social, infatti cerco sempre di interpretare i miei figli, che sono 2 ragazzi adolescenti, che mi raccontano questa cosa dei social, e oggi sono rimasto molto affascinato. Però ovviamente questo settore lavorativo, metterlo sui social, capite bene che è un po' complicato, perché parliamo ovviamente di pazienti, di salute pubblica, e quindi non è proprio semplicissimo. E quindi ovviamente abbiamo iniziato ad avere i comuni che ci chiamavano, c'erano i sindaci che mi telefonavano e chiedevano se potevamo andare anche da loro, e questo ha portato al risultato attuale. Se non che un anno fa abbiamo avuto un po' di stop operativo per via del Covid, ma un anno fa siamo riusciti anche, perché con la perseveranza di cui ho sentito parlare oggi, con la passione, con l'idea che questo progetto dell'elisoccorso notturno potesse effettivamente essere utile ai pazienti, a tutti noi, perché ovviamente ognuno di noi può diventare paziente oggi, domani o chi lo sa quando. Sapere di avere la possibilità di avere anche un elicottero che ci porta velocemente in ospedale ovviamente è stata una situazione molto stimolante, fino a quando addirittura un anno fa siamo riusciti con molto addestramento, è stato molto faticoso, ma oggi di notte possiamo fare le stesse cose, quasi le stesse cose che facciamo di giorno. Quel recupero che mi avete visto fare con l'elicottero, con il verricello,
di giorno, oggi lo possiamo fare anche di notte. Abbiamo fatto tanto addestramento, abbiamo fatto tanta formazione, abbiamo avuto la fortuna di inserire tanti colleghi più giovani, quindi con molto entusiasmo, molta voglia di fare. C'era questa idea, c'era questa possibilità perché le norme aeronautiche ce lo consentivano, perché noi ovviamente, noi medici, infermieri eccetera, cioè la sanità deve sempre fare i conti per questo tipo di lavoro con la normativa aeronautica, la sicurezza del volo è molto rigida in tal senso. Però ci siamo riusciti, questa è un'immagine di un addestramento, uno dei primi addestramenti che abbiamo fatto nella base di soccorso di Torino. Questo l'abbiamo fatto la scorsa estate, erano delle prove, lì sotto, quello lì appeso sono sempre io, perché quando si fanno le prove mi offro come cavia, e abbiamo fatto delle prove fino a quando ad un certo punto abbiamo detto partiamo. Chiaramente sapevamo di andare incontro ad un rischio potenziale, perché lavorare di notte ovviamente non è come di giorno. Però abbiamo detto proviamo, di giorno tenete conto che l'elisoccorso in Piemonte ha una storia che di oltre 35 anni, è nato più di 35 anni fa, non si chiamava così, c'era l'ACI, se vi ricordate quelli più vecchi come me che sono presenti in sala si ricordano l'ACI 116, ve lo ricordate, no? C'erano gli adesivi sulle macchine. L'elisoccorso nasce con l'ACI 116, poi nel corso del tempo si sviluppa e diventa quello che è diventato oggi. Ma oggi siamo riusciti a portare quasi la stessa operatività diurna anche di notte. È stato un risultato per noi entusiasmante, dove ci abbiamo messo veramente passione, ci abbiamo perso un sacco di serate, però ne valsa la pena perché sappiamo di essere utili. Qui vedete, ovviamente fare l'elisoccorso non è un lavoro per tutti, perché bisogna avere l'attitudine a questo lavoro. Non è un lavoro che possono fare tutti. Io posso per esempio essere molto bravo come anestesista di sala operatoria, ma lavorare magari in un contesto come quello che avete visto non è il mio ambiente, non sono in una zona di comfort. Quindi bisogna avere passione, attitudine, molto autocontrollo. È un lavoro dove quando si entra nel vivo della missione ci va un autocontrollo assoluto, non esiste l'emozione viene sempre dopo. Sarei un bugiardo a dirvi dopo che cosa succede quando finisci il turno, quando passi il badge e il tuo turno, il tuo orario di lavoro è finito. In realtà per noi che facciamo questo lavoro qui non finisce mai. Perché vi dico questo? Perché ogni intervento di soccorso, allora in linea generale, bene o male, quando si finisce il turno è un lavoro, diventa un lavoro rutinario come il vostro, perché abbiamo scelto di fare questo tipo di attività lavorativa. Ma ci sono delle situazioni, degli interventi che dal punto di vista emotivo ti lasciano tantissimo. Ci sono delle situazioni che ti lasciano degli spettri dentro di te. Io vi potrei raccontare delle missioni che ho fatto anche 20 anni fa, le cui immagini mi passano ancora davanti oggi, ok? Scene drammatiche e anche scene meno drammatiche, anche come dire, interventi belli che si sono risolti bene, interventi nei quali abbiamo salvato la vita, perché salvare una vita, anche una sola, non ha prezzo. Però talvolta gli spettri ci passano davanti e io ve lo posso dire per esperienza personale, alcune scene talvolta mi passano e non sono dei flashback, mi passano, si fermano, mi guardano e se ne vanno. Quindi è un lavoro che dal punto di vista emotivo è molto impegnativo, ma è appagante. Uno degli ultimi interventi, perché vi dico questo? Perché poi in realtà quando finisco il turno non è finito. Uno degli ultimi interventi che ho fatto circa un mese e mezzo fa, sono andato a prendere un bambino di 2 anni e mezzo che è volato giù dal 3° piano.
ok? Quando ti suona il telefono, la campana e la centrale operativa ti dice vi mando lì un bambino di 2 anni e mezzo è precipitato dal 3° piano, capite bene che dici ragazzi, è un bambino di 2 anni e mezzo che ha fatto 3 piani, sono circa 9 metri, 3 metri a piano, c'è Carola Chiusano che si intende di case e che sa che più o meno un piano sono 3 metri, quindi noi già prima di andare in volo ci facciamo già il nostro film e incominciamo a calcolare le altezze, se speriamo che sotto ci fosse il prato della aiuola della casa, invece no, c'era il cemento armato della rampa dei garage e così via. Scenario complicato, perché voi potete immaginare i genitori di questo bambino, era un incidente domestico, il bambino che è uscito dal controllo visivo della mamma, si è arrampicato su una sedia che era sul balcone ed è volato giù. Che fai? Arrivi e dici e adesso cosa faccio? Perché sì, siamo esperti di questo lavoro, ma tutte le volte che si arriva su uno scenario di questo tipo, la prima domanda che ognuno di noi si fa è da dove inizio? Tu hai il paziente lì per terra, sangue, c'è un po' di tutto. Genitori che urlano, ovviamente pensate chi è genitore qui in sala può solo immaginare, ma neanche perché è inimmaginabile una scena di questo tipo, e tu, insieme alla tua squadra, sei o puoi essere la chiave di volta. Quindi ti concentri, raccogli le idee e inizi. Inizi cercando di tranquillizzare lo scenario e soprattutto concentrandoti molto su quello che devi fare per il tuo paziente, perché quel paziente lì diventa tuo. E se avete fatto caso, io più volte ho detto il mio paziente, perché è difficile da spiegare. Quando si ha un paziente sotto le mani, questa è un po' una cosa che di noi anestesisti, perché ci dobbiamo prendere cura del nostro paziente che scientemente addormentiamo, ma altrettanto poi lo dobbiamo svegliare, quindi ci prendiamo cura nella totalità. Insomma, per farvela breve, sistemiamo questo bambino, lo stabilizziamo, lo portiamo a Regina Margherita, per fortuna è andato tutto bene, ma quando io sono tornato a casa e per i 6 giorni successivi ho continuamente scritto ad una collega del Regina Margherita chiedendole come stava andando quel bambino. Il bambino è entrato in sala operatoria dopo un quarto d'ora che io sono entrato a Regina Margherita, aveva un rene esploso, gli hanno tolto il rene, ne abbiamo 2, con uno si sopravvive, e questo bambino dopo 10 giorni è tornato a casa assolutamente integro. Dunque, questi interventi vi lasciano delle emozioni indescrivibili, quindi non finisce mai il turno, tu continui nella tua testa a pensare se quello che hai fatto è stato utile oppure no. Per cui è un lavoro dove ci va tanta passione, non è un lavoro dove dici ho finito, basta, adesso spengo il telefono. Sì, spegni il telefono, vai a mangiarti la pizza, la carbonara e comunque la tua testa è sempre lì che gira. Credo che questo sia il bello del fare questo lavoro. Come vi raccontavo prima, io sono nato perito fotografico, io facevo le fotografie, infatti quando ho sentito Greg che faceva l'artista, molto affascinante, mi è piaciuto tantissimo perché tutte le forme artistiche comunque trasmettono molte emozioni e noi ci emozioniamo così. Qui vedete l'immagine di dei nostri corsi di formazione, perché per andare in elicottero ci va l'attitudine, quindi noi la valutiamo questa attitudine, cerchiamo di selezionare le persone giuste, perché a bordo ci va molto autocontrollo,
bisogna saper stare con gli altri, la comunicazione per noi è l'elemento chiave. Se vi dovesse mai capitare di vedere un'equipe di elisoccorso lavorare, non sentirete mai nessuno alzare la voce, mai. Solitamente ci si guarda, ci si capisce, e comunque la comunicazione per noi è un elemento fondamentale. Questa è un po' la caratteristica di questo lavoro. Si lavora molto velocemente e si cerca ovviamente di fare il massimo che si può. Non ci si risparmia mai in questo tipo di lavoro. Naturalmente, quello che vi ho detto prima, questo lavoro comporta dei rischi. A marzo io ero a Milano, l'immagine che vedete sotto è uno dei nostri elicotteri. In 36 anni di elisoccorso del Piemonte non c'era mai stato un incidente, è successo anche a noi. Quell'elicottero giallo è caduto sul ghiacciaio del Monte Rosa, la Capanna Margherita, sapete che è il rifugio più alto d'Europa, per il vento. Era una giornata bellissima, il cielo era quello che vedete lì, ma c'era vento molto forte. Per fortuna io ero a Milano con mio figlio e mi arriva la telefonata, e vi posso garantire che è stato difficile rispondere a quella telefonata, perché mi hanno detto: perché chi mi ha telefonato mi ha detto l'elicottero di Borgosesia è precipitato. E io, siccome conoscevo l'infermiere che mi ha telefonato, ricordo di avergli detto: Davide, per favore non fare il cretino, sono in giro. E mi ha detto: no, guarda che è precipitato, ma sono tutti vivi. Quindi già era una bella notizia. Il medico e l'infermiere li avevano lasciati giù ad Alagna, al campo base, perché a quelle quote lì abbiamo problemi di peso. L'elicottero è una macchina molto delicata e bastano 2 kg in più a bordo che possono generare problemi di volo. Per fortuna non è successo niente, nel senso che sono caduti, sono usciti, perché stavano andando a prendere uno sciatore che era finito in un crepaccio. Sono caduti, sono precipitati, sono usciti dal relitto, quello che vedete lì, si sono arrampicati, sono usciti dalla porta sopra e sono andati a tirare fuori lo sciatore dal crepaccio. Poi un altro elicottero della Svizzera è andato a prenderli. L'elicottero che vedete sopra, quello giallo, ha avuto un incidente analogo, era un intervento in valanga e non si sono fatti niente. Il mio collega si è rotto tutte e 2 le braccia per tenersi, ma grazie a Dio non è successo nulla. Invece negli altri 2, quello che vedete in alto a sinistra è stato il primo incidente di elicottero mortale in Italia, era l'elicottero di Pieve di Cadore, stiamo parlando, adesso vado un po' a memoria, 2004-2005, morirono tutti. E quello sotto, se qualcuno di voi se lo ricorda, era appena successo lì la valanga a Rigopiano, ve la ricordate? La valanga che coinvolse l'albergo, il famoso albergo, dove noi come Elisoccorso Piemonte andammo a fare l'attività notturna. Abbiamo mandato l'elicottero di Torino a Rigopiano perché c'erano ancora delle persone dentro, se vi ricordate. Qualche giorno dopo la tragedia di Rigopiano, l'elicottero dell'Elisoccorso di L'Aquila va in una località lì di montagna per prendere uno sciatore con una gamba rotta, scarsa visibilità, e tornando indietro con il paziente a bordo hanno centrato in pieno la montagna e sono morti tutti. Quindi è sicuramente un lavoro difficile, pericoloso, perché l'avete visto, perché comunque anche appendersi a un verricello, io vi dico che dopo tanti anni, quando sono appeso sotto e guardo sopra, dico: ma speriamo in bene, speriamo che questo cavo tenga, speriamo che non succeda nulla.
e lo speri per te e lo speri per il paziente che stai soccorrendo. Quindi ovviamente è un turbinio di emozioni continue, emozioni di tutti i tipi, emozioni legate al volo, emozioni legate a quello che facciamo sui nostri pazienti, emozioni di quando i pazienti li abbiamo portati in ospedale e vuoi sapere come va a finire, perché è un film di cui vuoi sapere, tu sei solo una parte di quel film lì, ma poi vuoi sapere qual è la scena finale. E quindi questo in qualche modo ci lega sempre, costantemente, a questo tipo di lavoro molto affascinante, molto appassionante, che è difficile da spiegare in mezz'ora, ma insomma spero di avervi fatto passare alcuni messaggi anche commuovendomi. Vi ringrazio molto a tutti i presenti per essere venuti per la prima edizione del Science